Quando Yahweh sente parlare, cioè deve intervenire su Sodoma e Gomorra, Genesi 18, Abramo è all'ombra della sua tenda, vede arrivare 3 Anashim, che in ebraico significa 3 individui maschi, plurale di Ish. Capisce subito che appartengono a quel gruppo lì, dice venite, rifocillatevi, mangiate, bevete, lavatevi, permettetevi di prepararvi cibo, eccetera. Questi arrivano, mangiano, si lavano. Dopodiché 2 partono e vanno a Sodoma, che sono arrivati impolverati, stanchi, affamati, eccetera. Partono, vanno a Sodoma e uno si ferma lì. Quando leggerete la Bibbia vedrete che quello che si ferma lì è Yahweh. Lui. E parlano di Sodoma e Gomorra, perché gli altri 2 vanno a Sodoma per avvertire Lot, il nipote di Abramo. Vi sto leggendo la Bibbia che avete in casa, no? Mi pare che finora non avete sentito nulla di mio. Si fermano a discutere e Yahweh dice ad Abramo, ma mi sono arrivate, quindi Dio, pensate, mi sono arrivate delle voci su cose che si fanno a Sodoma e che non vanno bene, e quindi ho detto voglio proprio andare a vedere se sono vere. Dio. E Abramo gli dice sì, quindi la dobbiamo distruggere. E Abramo gli dice ma se lì si trovano 50 giusti possiamo evitare di ammazzarli tutti? Ma se si trovano 50 poi insomma fanno una sorta di patteggiamento. Il che vuol dire che Dio non sa quanti giusti ci sono, no? Perché altrimenti gli avrebbe detto no Abramo te lo dico io, non ci sono 50 giusti. Invece no, fanno il patteggiamento, no? Poi i 2 partono e vanno a Sodoma. Quando arrivano a Sodoma c'è Lot, il nipote di Abramo, sulla porta assieme agli altri maggiorenti della città. Li vedono arrivare, capiscono subito che appartengono a quel gruppo lì. Lot vuole riceverli, farli entrare e gli altri li vogliono invece linciare. Insomma, Lot riesce a salvarli, li fa entrare in casa sua, c'è una descrizione bellissima della scena dove mentre lui è lì che discute sulla porta, i 2 da dentro aprono la porta, pigliano Lot, lo tirano dentro, cioè i 2 angeli, lo tirano dentro, chiudono la porta, eccetera. Dopodiché, sappiamo, il giorno dopo arriva un fuoco dal cielo che distrugge tutto. Allora, voi sapete perché Sodoma è stata distrutta, no? Perché erano sporcaccioni sodomiti. Peccato che in Deuteronomio 29 ci sia scritto perché hanno distrutto Sodoma e Gomorra. Perché hanno abbandonato l'alleanza di Yahweh. Ma perché inventarsi che stati distrutti perché erano sodomiti quando qui c'è scritto perché? Perché inventarselo? È scritto. Hanno abbandonato l'alleanza di Yahweh, Elohim dei loro padri, perché ogni volta che Yahweh si presenta deve sempre dire io sono quell'Elohim là, cioè non confondetemi con gli altri. Hanno abbandonato l'alleanza che egli aveva stretto con loro quando uscirono dalla terra d'Egitto. E questi sono andati a servire altri Elohim, prostrandosi dinanzi a loro, Elohim che non avevano conosciuto e che non avevano avuto in sorte, perché a loro in sorte era toccato Yahweh. E lo dice Deuteronomio 32,8. Quando l'Altissimo, quando Elion, distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo fissò i confini. Elion vuol dire quello che sta sopra, e per chi conosce le scritture sumero-accadiche corrisponde esattamente ad Anu, che era il capo dell'impero. Elion e Anu significano tutte e 2 quello che sta sopra. Altissimo è una traduzione sbagliata perché non è un superlativo. Ma qui i superlativi abbondano, cioè non sono superlativi ma traducono perché ovviamente essendo Dio non può che essere altissimo. No, è che non è Dio. Quindi è semplicemente quello che sta sopra gli altri, non è l'Altissimo. E in quella divisione lì, porzione di, cioè eredità, cioè assegnazione di Yahweh è il suo popolo. Giacobbe è la parte della sua eredità. Giacobbe. È scritto lì, Allora, dopo il diluvio universale, Sem, da cui derivano tutti i semiti. Sem, figli, eccetera, si arriva a uno che si chiama Ever, da cui discendono gli Ivriim, diciamo formalmente, poi la definizione di ebrei è una cosa molto complessa, ma formalmente dal punto di vista biblico, e noi a quello ci atteniamo, discendono gli Ivriim. Ever, figli, finché si arriva a uno che si chiama Terach, che è padre di Abramo, e noi facciamo finta che sia esistito, padre di Nacor e padre di Aran. Aran è il padre di Lot, di quel Lot di cui ho detto prima, quello di Sodoma. Abramo ha un figlio che si chiama Isacco e un figlio che si chiama Giacobbe.
la Bibbia dice che a Yahweh è stato affidato questo, non gli ebrei, neppure tutta la famiglia di Abramo, è stato affidato questo. Stop. È stato affidato un pezzo di una famiglia. E se voi leggerete la Bibbia, troverete che questo qui, cioè Yahweh con i suoi, versetto 12, Yahweh solamente lo guidò, e in altre Bibbie c'è scritto, perché in ebraico è così, da solo lo guidò, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come fa a esserci un Elohim straniero? Se Elohim è sempre singolare, sempre lui, è sempre Dio, come fa a esserci? Cioè, se applichiamo queste regole qui, la Bibbia diventa un papocchio incomprensibile. Cioè, vanno bene soltanto se uno le accetta stando a tavolino, perché dice, vabbè, ce le dicono i sapienti, quindi... No. Andiamo a calarle nella Bibbia e vediamo quanto ci aiuta a capirla. No, ce la distruggono quelle regole lì. E io le sto applicando esattamente come le hanno dette, Non sto cambiando una virgola, perché non ce n'è bisogno. Allora, a Yahweh è stato assegnato questo, che poi sapete assume il nome di Israele, quindi Israele e i suoi discendenti che sono gli israeliti. Discendenti di Lot sono Moabiti, Ammoniti, poi qui ci sono gli Amalechiti, adesso vi dico perché scrivo questi nomi, ci sono gli Edomiti e ci sono i Madianiti. Bene. Quando voi leggerete la Bibbia vedrete che Yahweh con i suoi non fa altro che cercare di sterminare questi per prendergli i terreni. Ma questi sono tutti cugini primi di quelli. Gli Amalechiti e gli Edomiti sono discendenti diretti di Esau, che è il fratello gemello di Giacobbe. I Madianiti sono discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Keturah. Allora, la guerra santa di sterminio dei Madianiti è la guerra santa di sterminio di cugini primi, non di nemici. E quando voi leggerete la Bibbia troverete scritto che i Moabiti erano seguiti da un Elohim che si chiama Kamosh, gli Ammoniti da un Elohim che si chiama Milcom, gli Amalechiti e gli Edomiti, anzi in particolare gli Edomiti, da un, qui si trova soltanto per citazione indiretta, quindi no, lasciamolo stare, Kamosh e Milcom. Kamosh, sono già sufficienti questi due. Allora, la famiglia del padre di Abramo è stata divisa almeno tra 3 Elohim, Yahweh, Kamosh e Milcom, che secondo me, e questo lo dico secondo me, quindi appena ve lo dico buttatelo via, perché non è scritto nella Bibbia, erano fratelli, figli di El Shaddai, che è quello che si è occupato di Abramo e tra i suoi figli ha diviso, ha detto tu ti pigli quelli, tu ti pigli quelli, tu ti pigli quelli. Questo però è secondo me, quindi buttatelo via subito. Che Yahweh con Giacobbe ha dato continui ordini di sterminio di questi, ma questi sono loro cugini primi, tutti semiti, tutti semiti. Quindi dei semiti sterminavano altri semiti per ordine di un non semita, perché Yahweh non era un semita.